Cari amici, bentornati a questo nuovo episodio di Surfcasting Academy. Eravamo abbastanza disperati perché un'alta pressione livellata rendeva il mare completamente piatto, almeno dalle parti mie. Poi è arrivato un messaggio, esattamente questo. Guarda che sta alzando un po' di scirocchetto e tra l'altro domani mette mare perché mi hanno scritto adesso che neanche esco la mattina, ma non so quanto mare, quindi capace che non trovi mare olio. E allora siamo subito saliti in macchina, abbiamo cercato di trovare delle esche, un po' di arenicola, non ho trovato i cefali che volevo portare con me, ho comprato una spigoletta al mercato per avere anche la possibilità di usare il trancione. È probabilmente uno degli ultimissimi giorni prima che scattino i divieti di pesca per la stagione balneare, quindi vorrei proprio approfittarne in pieno. Cercheremo le orate, il mare è molto bello effettivamente, cercheremo i serra se dovessero arrivare, insomma ce la mettiamo tutta per passare qualche ora tutti quanti insieme a surfare. Spesso io faccio ricorso alle app, quelle della meteo, che davano un risultato piuttosto desolante. A volte è meglio affidarsi a qualche amico in loco per avere le giuste informazioni. Vediamo che cosa diceva l'app. L'azione di pesca comincia con dei lanci a lunga distanza dentro un canalone. Tecnicamente sto pescando con una canna con un granchio, i residui della esca che ho usato per fare i trancioni lo utilizzo per catturare i granchi, due canne, una è questa Ultra e l'altra sarà una canna da beach, la utilizzo invece con la renicola per una pesca di ricerca, questa chiaramente a distanza a cercare se c'è l'orata. Due mulinelli sono caricati con intrecciato 0,10 per ottenere le distanze massime. Ovviamente piombi 125 grammi. Voglio parlarvi di questa canna che è la Ultra Surf, è la canna di punta Trabucco. Le prestazioni sono a dir poco spettacolari, bisogna prepararsi perché è una canna che lancia veramente lontano. Serve schiena, serve spalla, serve tecnica di lancio perché è un attrezzo che dà veramente delle performance, regala delle performance impressionanti. Sono tre modelli, 4,30, 4,50, 4,70. I primi due, 4,30 e 4,50 m, lanciano 250 grammi. La più lunga, la 4,70, 180 grammi. Le caratteristiche per quanto riguarda i rivestimenti, la parte iniziale, a parte il blank che è ad altissima velocità, basso contenuto di resine, sono tipiche delle canne Trabucco, anche se qua non si è lesinato per quanto riguarda tecnologia, in particolare gli anelli. Gli anelli sono in carbonio ultraleggeri, grande capacità di grande flessibilità, con l'interno in SICK, quindi anelli di altissime qualità. La cima è una cima particolarmente sensibile, ma quello che impressiona è la schiena della canna, perché durante la rotazione nel lancio si sente che più si spinge e più la canna è in grado di regalare metri e metri. È una canna con un rivestimento Surface Slick per cui la condensa va via, abbiamo sempre una presa perfetta, una placca porta mulinello assolutamente stabile, una canna ad alte prestazioni, studiata per i top angler e non solo per loro in queste condizioni di mare o laddove abbiamo bisogno di lanciare. E alla fine è la canna da beach quella che ci regala la prima cattura della giornata. Si è slamato qua sotto. No, scherzo. Gio, si è slamato qua sotto. No, sì. C'era il pesce, c'era.
queste situazioni di mare avere una canna da beach leggeri montata con un centinaio di grammi, 90 grammi, fili sottili, uno shock leader del 33, dei braccioli del 18, può risolvere la situazione. Peccato perché mi si è slamato qua sotto riva, non era un pesce importante, però ho sentito chiaramente che si era anche piantato, e quindi magari una mormora, un orato, un'ombrina, non lo so, non ne ho idea. Purtroppo qua sotto l'acqua è abbastanza torbida, le condizioni sono molto belle, non c'è attività, però siamo veramente all'inizio di risalita di marea. Verifico che fuori c'è molta corrente, i piombi da 125 camminano un pochino e fra un pochetto metterò anche una trancia, perché visto che non c'è nessun tipo di attività se non mangiate sporadiche, potrebbe essere che circola anche qualche serra, qualche predatore, allora perché no? Ce l'ho pronta, la canna di sinistra, l'Interstellar, la metto dentro con un trancione e vediamo cosa succede. Vai, eccolo, Ale, Ale, la nostra salvezza, finalmente, durante il recupero. Leccia Stella, era tanto che non ne prendevamo una, vero? E allora è arrivata. Durante il recupero, sono qua sotto riva, lasciamo andare. Poi vediamo questo piccolo leggero trave, semplicissimo ovviamente. Ho detto è basato sullo 0,33 con braccioli del 18, piombo da 80 grammi, è un trave incollato, doppia girellina piccolina degli stopper e sopra ho messo un piccolissimo floater. Ora io non amo pescare floater e arenicola, ma non avevo il coreano che invece per me è l'esca indicata in queste occasioni, quindi con questa cannetta se non altro il cappotto è scongiurato. La situazione non è particolarmente brillante, manca ancora un'oretta al tramonto, per cui la marea sta salendo. Ne approfitto per parlare di questa accoppiata Ultra, ne abbiamo già visto prima, 4,50, 250 grammi, veramente potentissima, leggera, sensibile, grazie all'hybrid tip si sentono le tocche. Ho deciso di accoppiarla all'Airas 8000. L'Airas 8000 a sua volta è stato caricato da questo intrecciato X8 Neo Nage, che nella fattispecie è un multicolore 0,10, una tenuta importante ovviamente, stiamo parlando di tenute che sono equipollenti allo 0,30 abbondantemente. Interessante che ogni 25 metri abbiamo un cambio di colore per avere più o meno un'idea di quanto filo abbiamo fuori. Il mulinello è stato caricato appunto con questo intrecciato, vediamo dall'imbobinatura con quanta precisione è stato caricato, assolutamente in grado di gestire fili, quindi intrecciati di questi diametri. Perché? Perché ha spire incrociate, il sistema di imbobinamento, perché questo mulinello ha una struttura particolarmente solida, un rotore particolarmente solido, è un mulinello in grafite particolarmente leggero, che ha tutte le caratteristiche per essere uno dei mulinelli di punta del range Trabucco per il surfcasting, ma non solo per il surfcasting, lo possiamo usare tranquillamente anche nella pesca dalla barca, ad esempio per il bolentino medio pesante. Frizione micrometrica si regola in un attimo, quindi un'accoppiata Ultra 4,50, Airas 8000, il Nage, un intrecciato dello 0,10, uno shock leader conico Tapared che parte da uno 0,57 alla base per risalire intorno allo 0,20 in modo da avere comunque un punto di aggancio abbastanza forte. Il nodo l'abbiamo visto tante volte, abbiamo un setup in grado di affrontare anche mare molto forte. Ripeto, con questo tipo di setup anche una condizione di mare crescente forte, un forza 4, lo riusciamo tranquillamente a gestire con 150 grammi di piombo.
Cari amici, eccoci qua nuovamente sulla spiaggia dopo quella sessione non particolarmente fruttuosa che abbiamo avuto, bella comunque perché un mare stupendo, ma a volte il mare è stupendo e le condizioni perfette ci danno delle grandi bastonate. Ora ci siamo spostati di svariati, alcune centinaia di chilometri, siamo a nord, siamo in Liguria, a Lavagna, spiaggia di ciottoli. È conosciuta perché regala delle soddisfazioni, così sembra. Non la conosco per niente, a prima vista mi sembra una spiaggia abbastanza profonda. C'è un mare importante, c'è un vento, come potete vedere, importante, che disturba sicuramente anche le parole che dico. Pescheremo ravvicinati, ma pescheremo con un'onda e una corrente. Inizio con una renicola e poi passerò ad esche un pochino diverse, un pochino più pesanti. La renicola in basso, un creano in alto per vedere se c'è qualche occhiata che gira e qualche pesce che grufola qua sotto. Innesco, lancio, cominciamo. Lanci ravvicinati, questo mi è stato ampiamente suggerito, 30-50 metri per la presenza di ombrine che chiaramente stanno nella parte vicina alla battigia, quindi ovviamente il primo obiettivo sarebbe l'ombrina, difficile prendere in pieno giorno ma non si sa mai. Poi spigole, mormore e comunque punto anche a qualche occhiata, come ho detto, pesce di galla di superficie, perché con questo mare sicuramente bello, tra l'altro potrebbero girare. Allora, a parte il fatto che mi sono preso una bella secchiata d'acqua, mai voltare le spalle alle onde perché come le volti, praf! Poi sono un po' umidiccio. Comunque adesso ho avuto una gran botta alla canna, molto ampliato dal fatto che sto usando un intrecciato e un piombo pesante, quindi non c'è niente dall'altra parte di significativo. Certo non è una situazione di pesca facilissima, perché c'è questo vento, questo mare, non si capisce bene. Eccolo, questo mare. Questo mare che mi regala una splendida orata, avevo visto sta mangiata e ora sono già molto soddisfatto. Un'orata con questo mare, ho sentito veramente una gran botta quando ha mangiato, però ho incrociato le dita perché appunto con l'intrecciato si possono commettere degli errori, delle valutazioni sbagliate. Ha mangiato sulla renicola amo basso, sì, avevo messo un bel bacco, un bel filo da renicola, amo basso ed è arrivata. Che incredibile! Non ho sentito niente, lo ammetto, anzi ho visto la canna in bando e, incredibile a dirsi, è arrivata un'altra orata. Ebbene cari amici, pescata stupenda, queste condizioni di mare, tutto perfetto, sole, onde, schiuma bianca, orate, 2 oratelle per una pescata che non mi aspettavo. Le rimetto qui nel vivo e poi le libererò. Non mi aspettavo perché mi hanno parlato di ombrine, mi hanno parlato di mormore, ma veramente poco di orate, e invece sono venute le orate, quindi io insisto sulle orate. Ricordo, penso che siano diversi anni che non pesco in Liguria, almeno un 5-6, e venire in questa spiaggia qua è stata una grande sorpresa per varie ragioni, a parte il piacere di pescare sui ciottoli, tutto pulito, niente sabbia che si insinua ovunque, anche se la sabbia è parte integrante della nostra vita di surfisti. Mare bello azzurro con questa schiuma bianca, un'onda possente, non c'è bisogno di un lancio lungo, anche se la prima orata l'ho presa lontano. Cosa chiedere di più? Sono veramente molto soddisfatto.
Avevamo scelto un'altra spiaggia, Foce dell'Entella, ma c'è una condizione di vento troppo forte, per cui abbiamo voluto scegliere una spiaggia un pochino più riparata, ed ecco qua la scelta di una spiaggia un pochino più profonda, ovviamente, che regge bene queste sventolate da 15-18 nodi tranquillamente, e vento teso, mare formato decisamente. Domani probabilmente riusciremo a trovare delle condizioni migliori, perché ho intenzione di continuare a pescare anche domani, ma lo vedremo più in là. E come sto pescando? Sto pescando, come ho detto prima, con 2 braccioli sugli 80 cm, non di più, su una canna, in particolare sull'Interstellar, in alto pop-up rosso con coreano per cercare pesci di passo, di strati intermedi, e in basso uno short innescato ad arenicola normalissima, amo del 6, per cercare di avere un minimo di selezione e evitare di prendere quei 1000 saraghetti che altrimenti andremo a bucare inesorabilmente, molti dei quali andrebbero poi a morire, c'è poco da fare. Nell'altra canna pesco con un long arm relativamente long, comunque oltre 1 metro, visto che non si aggroviglia, e amo un pelino più grosso e leggermente diverso di forma, un bic innescato con il BB. Non ha dato cattura al momento, ma sono molto fiducioso su quella canna, perché se girano questi pesci, girano le ombrine, come mi è stato riportato, questo secondo me è il setup che può garantire il maggior numero di mangiate. Fino adesso è andata bene. Spiaggia di Lavagna, primi giorni di ottobre, anzi 1° ottobre, finalmente le spiagge sono tornate nostre. Le varie ordinanze hanno terminato la loro validità, quindi anche se c'è qualche bagnante non vale più. Questo è un discorso che affronteremo in altre sedi, ovviamente, quello della fruibilità delle spiagge anche quando ci sono condizioni eccetera eccetera. Quello che conta è questo mare bellissimo, conta il fatto che siamo in una situazione finalmente di pesca, quella che cercavamo. Per ora devo lanciare la seconda canna, altrimenti i pesci non li prendo. Seconda canna, l'hydrogen, la competizione, canna che amo particolarmente. Ho detto che ho messo un long arm FC403 024 BB, amo Bic, piombo, 120 grammi, più che sufficiente. Come dicevo, non bisogna girare male spalle al mare, perché lui si arrabbia e si offende e poi mi rifà la doccia. Pesca sotto riva. Ho fatto questo lancio esattamente al margine tra l'acqua un pochino più torbida e l'acqua blu. Ora si vede che c'è un legno, pezzettino di cannuccia che sta passando da quelle parti. Quello potrebbe essere una zona buona, c'è una zona di rimescolamento. Vediamo se il BB fa il suo lavoro. No! Se ne è slamato uno adesso! Se non era una coppiola di saraghi piccolissimi, ecco chi mi pappava l'esca. È andato lì, è scivolato giù a destra, si è slamato, mannaggia, peccato. Vabbè, meglio così, perché se questi sono i portachiave sui pesci che dobbiamo pescare, è meglio, torna quando pesi 1,5 kg, minimo, vai. Comunque, cari amici, siamo arrivati ai saluti di questa puntata girata, un pezzo in Toscana e un pezzo qui a Lavagna in Liguria, spiaggia meravigliosa. La vorticità sta salendo veramente tanto, tanta attività di piccoli pesci, l'esca va a sparire. Questa puntata non finisce qua, perché rimarrò sulla spiaggia, continueremo per girare, cercare di girare un altro appuntamento. Inizieremo chiaramente ad andare verso il tramonto, poi domani mattina probabilmente ci sposteremo su un'altra spiaggia sempre qui in zona Lavagna per conoscerne appunto almeno 2 e sperare che si riesca a portare qualche bel pesce, magari una bella scaduta davanti alla telecamera di Jonathan, e fare 2 chiacchiere sulla tecnica che chiamiamo. Grazie e ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui in Liguria. Ciao!